Ciao a tutti, oggi parliamo un attimino della gestione del tempo all'interno della coppia, sia che siamo una coppia fresca e a maggior ragione poi nel tempo, la comunicazione aperta è fondamentale. Quindi dire sempre al partner le nostre esigenze, i nostri bisogni in ordine di tempo, di cose da fare in solitaria e di cose che vogliamo appunto fare in coppia. Sembra brutto da dire, ma mettiamo giù un calendario, cioè la pianificazione anticipata. Se il nostro partner ha il calcetto il martedì e ce lo dice, o se il calcetto il martedì viene fuori anche nel tempo, cerchiamo di segnarcelo e di avere un po' rispetto per questa piccola cosa. Quindi creando insieme una sorta di calendario che tenga conto un attimino delle esigenze di una, dell'altra persona, del lavoro di una e dell'altra persona. Se una persona, non lo so, fa turni o piuttosto stellina, fa la hostess con degli orari che cambiano di settimana in settimana, gioco forza il suo partner dovrà essere adattabile per stare in coppia con una persona di questo tipo. Quindi cerchiamo sempre di avere il rispetto per chi abbiamo davanti e appunto siamo pratici, pratici, pratici nel gestire insieme il calendario sia lavorativo sia ovviamente poi delle cosine un pochino più divertenti. Stabiliamo delle priorità. Sembra facile a dirsi, ma quando ci mettiamo poi a tavolino per pianificare questo benedetto calendario insieme, ci rendiamo conto che tutto è importante, tutto è fondamentale e sabato c'è il gatto da portare al veterinario e no, guarda, io in questo periodo sto facendo un sacco di straordinari, pensaci tu, fai te e si tende un attimino a voler riversare sull'altro un pochino tante cose. Eccoci, siamo veramente un attimo lucidi. Quali sono le priorità? Allora ci saranno delle priorità lavorative, ma anche qui facciamo attenzione che il lavoro non sbordi troppo, sia per una questione di coppia, ma proprio per una questione personale. Nel contempo magari scopriamo un nuovo hobby, se siamo dei caratteri magari come il mio, che si infervorano per le cose, ci buttiamo a capofitto e non lo so, passiamo tutti i weekend a scalare montagne e poi ci rendiamo conto magari dopo 2, 3, 4 mesi che il nostro partner, la nostra partner ne ha sofferto e ci si è allontanati. Perché? Perché non se n'è parlato quell'attimino insieme, allora tutti e 2 mettono sul tavolo le loro priorità, se ne ragiona un po' insieme e questo confronto potrà servire anche a noi stessi a capire e stabilire quali sono le nostre priorità in ordine di tempo e magari non sono neanche quelle che pensavamo all'inizio di questo piccolo confronto. Quindi attenzione anche a questo, le priorità. Segniamocelo perché lo scrivere le cose ci aiuta sempre, sempre a fare chiarezza. Fissiamo dei limiti. Ecco, questo è importante proprio per allenare noi stessi a dire le cose, a fissare dei limiti per noi, a fissare dei limiti anche nei confronti dell'altra persona. Quindi, nell'ottica sempre di essere molto aperti e amorevoli, però se il nostro partner vuole uscire 6 sere su 7 e a noi pesa, perché potrà anche essere che non ci pesa, va bene, fine del discorso. Ma è pur vero che del tempo passato assieme e del tempo soprattutto di qualità fanno progredire il rapporto, perché allora si è una coppia, allora si costruisce un qualcosa. Altrimenti non dico che non si costruisca, perché ci mancherebbe, ogni rapporto con un altro essere umano è in parte, che più che meno costruzione, però è pur vero che se vogliamo parlare di coppia, un attimino imparare a gestire e a riservare del tempo alla coppia è importante perché altrimenti si è due persone che ci si vede ogni tanto, che va benissimo, ma è ovviamente un'altra cosa. Ne convenite? Sostenersi a vicenda. Se una delle due persone in un dato momento ha necessità di più tempo per sé o delle cose realmente da fare,
Sta a noi all'interno della coppia essere amorevoli, perché è pur vero che la giornata è di 24 ore e quindi bisogna un attimino, in alcuni periodi, lo dico serenamente, avere un pochino di pazienza. Questo cerchiamo di averlo sempre a mente, l'amorevolezza. Se poi la nostra pazienza sentiamo che sta terminando, non dobbiamo fare macelli, lo si dice. Si dice: guarda, io ho cercato di esserci in questa cosa, ma poi in rapporto mi rendo conto che mi pesa e troviamo una soluzione insieme. Eccoci, insieme. Siate presenti nel momento. Questo sia che si viva che non si viva assieme. Se non si vive assieme forse è un pelino più facile, perché ci si riserva dei momenti in cui vedersi e si cerca un po' di tenerli sacrali, ecco. Vi faccia attenzione, se si vive insieme diventa molto più difficile, perché proprio la quotidianità è una di quelle cose che porta una coppia a dare per scontato anche il tempo che si passa assieme. Quindi essere presenti nel momento vuol dire che quando state parlando col partner, quando state facendo cose simpatiche col partner, non sto a descrivere cosa, ma ci siamo immediatamente capiti. Quando avete del tempo, anche solo guardare un film assieme, fare due parole su un libro, passeggiare, fate che questo momento abbia sempre e comunque un valore. Come dico, il tempo è quello che noi percepiamo. Ecco, chissà come mai se stiamo bene 3 giorni passano in un lampo e se stiamo facendo una cosa che detestiamo 3 minuti sono lunghissimi. Quindi il tempo in parte è relativo, siamo noi che lo carichiamo di sostanza. Quindi se abbiamo qualcuno a cui vogliamo bene, qualcuno con cui ci piace stare, qualcuno con cui viviamo, qualcuno che vediamo, facciamo che questo tempo e la gestione di questo tempo siano oculati, siano attenti, perché l'attenzione che mettiamo nell'organizzare le cose con l'altra persona, nell'esserci, nel vivere e distillare ogni minuto che passiamo con l'altra persona, bene, questo ne farà quello che dicono sempre essere importante nella coppia, cioè il tempo di qualità. Il tempo di qualità purtroppo non viene da solo, va un pochino coltivato. Quindi mettiamoci attenzione, delicatezza e affetto nel creare i presupposti e nel vivere poi la realtà di questo tempo con la persona a cui vogliamo bene. Grazie per aver seguito il video, ce n'è parecchi sulla coppia, la gestione della coppia. Se vi piacciono scrivetemelo, se non vi piacciono, c'è qualcosa che cambiereste, altrettanto e a maggior ragione, perché il confronto e il dialogo sono sempre fondamentali anche qui sul canale. Un abbraccio a tutti.